Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a vedere come regolare l'ora e la data nei vari modelli di orologi da polso. Prendiamo ad esempio questo modello della Vostok Amphibia, modello senza indicazione della data. Un classico, quindi, orologio 3 sfere. La regolazione dell'ora avviene tramite la corona di carica. Agendo sulla corona di carica, quindi è possibile, essendo un orologio meccanico, vedete la lancetta dei secondi si muove in maniera continua, è possibile dare la carica all'orologio e regolare l'ora. Il Vostok Amphibia è un orologio subacqueo, quindi dobbiamo svitare la corona di carica, avendo la corona di carica a vite. Ecco, appena la corona si è liberata dalla filettatura, alla posizione 0 abbiamo, ecco, la carica dell'orologio. Per regolare l'ora facciamo fare un altro scattino alla corona. Ora, agendo sulla corona, non si dà più la carica all'orologio, ma si muove la lancetta dei minuti e di conseguenza quella delle ore e si può così regolare l'ora. Vedete la lancetta dei secondi? Continua a muoversi. Questo movimento meccanico non ha la funzione di hacking, cioè di blocco del movimento. Quindi io sto regolando l'ora, ma la lancetta dei secondi continua a muoversi. Allora, come vedete, la regolazione dell'ora come sta avvenendo? In senso orario, cioè io le lancette le sto facendo ruotare in senso orario. Ecco, ipotizziamo di dover regolare l'ora alle 15:15. Benissimo, ecco qua, sono le 15:15. Una volta regolata l'ora, ripremo la corona e la avvito, nel caso sempre di orologi subacquei. Questo non è necessario se un orologio è di tipo non subacqueo, quindi senza corona a vite. Perfetto, in questo caso, quindi nei modelli proprio più semplici di quadranti, cioè quelli 3 sfere senza indicazione della data, se io prendo un orologio fermo, un orologio che devo cambiare l'ora per diverse ragioni, magari ho necessità di regolare l'ora su un fuso orario diverso, oppure cambia l'ora da legale a solare e viceversa, è molto semplice. Agisco sulla corona, faccio girare le lancette in senso orario, arrivato all'ora che voglio settare, ripremo la corona e la riavvito nel caso di orologi subacquei, oppure premo semplicemente la corona e l'orologio è regolato. Ecco, quindi questa è la situazione più semplice, orologio senza indicazione della data. Ora vediamo un orologio con l'indicazione del giorno del mese. Ecco qua. Questo orologio è fermo, è un orologio meccanico, l'abbiamo visto nel video precedente. E andiamo, anche questo è un orologio subacqueo, quindi andiamo a svitare la corona di carica. Ecco, ha fatto lo sentite proprio quando svitate una corona di carica, quando non è più necessario svitarla, lo sentite proprio perché fa un piccolo scattino. Ecco,
Allora, la prima cosa da fare ovviamente è dare della carica all'orologio e farlo iniziare a partire, a funzionare. Ecco, bastano una quindicina di giri, ok? L'orologio è in funzione. Abbiamo detto regolazione dell'ora, ma in questo caso anche della data, cioè del giorno del mese. Come facciamo? La corona, al contrario del primo orologio che abbiamo visto, non ha una sola posizione di scatto esterno, ma ne ha due. Andiamo a vedere. La prima posizione non succede nulla, ma in realtà siamo già nella posizione di regolazione data rapida. La seconda posizione, ecco qua, siamo nella regolazione dell'ora. Avete visto? Questo movimento è dotato, movimento meccanico, è dotato di hacking, cioè di blocco del movimento. Appena io ho raggiunto la posizione della corona di regolazione dell'ora, la lancetta dei secondi si è bloccata. Allora, vediamo come fare. Ritorniamo ad una posizione di marcia del movimento. Sta arrivando la lancetta dei secondi allo zero. Perfetto. La blocchiamo allo zero. In questo caso, con il blocco del movimento, noi siamo in grado di regolare un orologio al secondo. Cosa significa? Dobbiamo prendere un riferimento dell'ora è un semplice smartphone, oppure anche una sveglia di quelle che hanno la regolazione tramite segnale orario. Basta un semplice smartphone. Gli smartphone hanno un'ora che è precisa al secondo, sempre regolata tramite la rete cellulare. Quindi, con questa funzionalità di hacking, cioè di blocco del movimento, noi possiamo regolare un orologio al secondo. Cosa facciamo allora? Abbiamo visto, abbiamo estratto di due scattini e abbiamo bloccato i secondi. Ora andiamo a regolare, vedete, sempre con questo movimento orario delle lancette, mai antiorario, andiamo a regolarlo alle 15:15. Ora qui entra in gioco un altro discorso. Abbiamo la data. La data scatta a mezzanotte. Ora noi, l'orologio era fermo, non sappiamo che ora segna l'orologio. Essendo un quadrante 12 ore, l'ora potrebbe essere le 6:15 della mattina o le 18:45 del pomeriggio. Noi non possiamo saperlo finché non abbiamo superato la mezzanotte. Quindi in questo caso dobbiamo, prima cosa, superare la mezzanotte. Andiamo a superare la mezzanotte. Vediamo se questa è la mezzanotte o il mezzogiorno. Non possiamo saperlo finché non la superiamo. In questo caso, vedete, la data sta cambiando, quindi stiamo superando la mezzanotte. Ok, abbiamo superato la mezzanotte. Questo è necessario perché se non sappiamo l'ora che sta indicando le lancette, se l'ora mattutina o l'ora pomeridiana, non possiamo regolare l'orologio. Quindi ora sappiamo che abbiamo appena superato la mezzanotte, quindi siamo nell'orario mattutino, stiamo quindi, se dobbiamo regolare l'ora alle 15:15, ecco, superiamo il mezzogiorno. Vedete, quando supera il mezzogiorno ovviamente il datario non scatta, il datario scatta una volta ogni 2 giri della lancetta delle ore completi del quadrante. Ecco, vedete, abbiamo regolato l'ora alle 15:15. Quindi ora noi possiamo reinserire la corona. L'orologio riparte, quindi noi la facciamo. Quando è che premiamo la corona? Quando nel nostro riferimento, cioè nello smartphone, l'ora raggiunge le 15:15 e 0 secondi. A quel punto noi facciamo ripartire, spingendo la corona al suo interno fino alla posizione di normale 0, la posizione 0, e l'orologio farà ripartire i secondi e quindi noi abbiamo regolato l'ora al secondo, la regolazione perfetta, cosa che non è possibile fare
se l'orologio non ha la funzione di hacking, cioè la funzione di blocco del movimento. Avete visto, non tutti gli orologi l'hanno, il Vostok Amphibia che abbiamo visto prima non lo ha, questo orologio invece ha la funzione di hacking. Ok, abbiamo regolato l'ora nell'ora esatta, cioè sappiamo che sono le 15:16 in questo caso, già è trascorso un minuto. Ora dobbiamo regolare la data. Per regolare la data abbiamo detto basta muovere la corona al primo scatto. Se io la muovo al primo scatto non succede nulla, vedete? Il movimento non si blocca e noi possiamo agire sulla regolazione della data. Come si fa? Semplicemente basta ruotare la corona in senso antiorario, vedete? 30, 31. Questa è la regolazione rapida della data. Così io posso regolare rapidamente una data. Immaginate voi se dovessi io farlo muovendo le lancette, sarebbe una cosa che richiederebbe tempi lunghissimi. Così invece io posso regolare rapidamente la data. Facciamo finta che dobbiamo impostare il 10. Ecco qua, abbiamo impostato il 10. Quindi abbiamo detto 2 scatti della corona, blocco del movimento e regolazione dell'ora. 1 scatto della corona, regolazione della data. Richiudiamo la corona, la avvitiamo, trattandosi di un orologio subacqueo, ecco qua, l'abbiamo avvitata, l'orologio è pronto per essere indossato e utilizzato perché sta indicando l'ora giusta e la data giusta. Fate attenzione, in tutti gli orologi meccanici al quarzo, di non regolare la data tramite la funzione di regolazione rapida, quindi uno scatto all'esterno della corona, nel periodo che va dalle 20 alle 4 della mattina, cioè nel periodo che è prossimo alla mezzanotte. Questo perché? Perché in quel periodo, cioè dopo le 8 di sera, dopo le 20 e fino alle 4 di mattina, gli ingranaggi del cambio data iniziano a caricarsi e a prendere e a ingranare. Quindi se noi andiamo a regolare la data tra le 20 e le 4 della mattina, tramite la funzione di cambio rapido agendo sulla corona al primo scatto, c'è il rischio di poter danneggiare questa funzione. Ovviamente è una precauzione. Allora, cambiamo sempre, prendiamo questa abitudine di cambiare sempre la data tramite la funzione di cambio data rapido in un orario che non sia serale, notturno, diciamo, ecco, per esempio erano le 15:16, l'abbiamo potuta cambiare tranquillamente. Quindi ecco, abbiamo accortezza di usare questa precauzione. Ok? Andiamo ora a vedere, prima di passare alla regolazione di un datario completo, andiamo a vedere, passiamo ad un orologio digitale. L'orologio digitale, agendo tramite i pulsantini che sono sulla cassa, si può regolare, ogni orologio digitale ha il suo manuale, si può regolare la data. In questo caso il datario, una volta regolato, non ha più bisogno di essere regolato nel caso di giorni del mese che siano 30 o 28. Quindi se nel caso di febbraio o nel caso di un mese che abbia 30 giorni, negli altri orologi che abbiamo visto, noi dobbiamo comunque andare a agire sulla regolazione rapida della data, perché l'orologio alla mezzanotte segnerà il 31, ma se il mese ha 30 giorni o come febbraio ne ha 28 o 29, la data non è corretta, quindi dovremmo agire sul cambio data rapido. Nel caso degli orologi digitali non è così. Questo orologio della Casio
riconosce automaticamente quanti giorni ha il mese. Quindi una volta che noi l'abbiamo impostato, lui automaticamente cambia la data alla mezzanotte e imposta la data corretta, indipendentemente dal tipo di giorni, dal numero di giorni che ha quel mese, riconoscendo anche i mesi bisestili, gli anni bisestili, quindi che hanno il febbraio di 29 giorni. Quindi ecco, questa è una cosa, una comodità in questo tipo di orologi che non avrete negli orologi analogici, se non orologi di una complessità meccanica estrema, che adesso non stiamo a vedere. Si parla di orologi con calendari perpetui, ma sono orologi che hanno costi praticamente inaccessibili. Andiamo a vedere quindi adesso un datario completo. Il datario completo che caratteristiche ha? Ha sia il giorno del mese che il giorno della settimana. Quindi come lo regoliamo un datario completo? Semplicemente andiamo sempre a regolare prima la data e vedere se siamo prossimi alla mezzanotte. Vi ricordate cosa ho detto, no? Prossimi alla mezzanotte non andiamo mai a regolare il datario con la funzione di regolazione rapida. Quindi primo scatto, secondo scatto, avete visto questo movimento è a quarzo, la lancetta si muove di un secondo alla volta ed ha la funzione di hacking, cioè si è bloccato il movimento. Quindi agiamo sulla regolazione dell'ora, facciamo che dobbiamo impostare le 16, ecco, non sappiamo però adesso che ora esatta sono, se sono le 4 di mattina o le 16 del pomeriggio. Dobbiamo sempre varcare la mezzanotte o il mezzogiorno, non lo sappiamo, vediamo, vedete? La data sta cambiando, il giorno della settimana sta cambiando, quindi siamo appena passati alla mezzanotte. Quindi dobbiamo regolare le 16, avanziamo con le lancette, ovviamente, questa è la mattina, dobbiamo superare il mezzogiorno, eccoci qua, qui non ha scattato la data, il datario, perché siamo a mezzogiorno, eccoci qua, abbiamo regolato le 16, okay. Possiamo quindi far ripartire il movimento. Abbiamo ora regolato l'ora, andiamo a regolare il datario. Abbiamo detto quindi primo scatto, senso orario, vedete, senso orario della corona, si cambia il giorno della settimana. Questo è un datario bilingue, quindi avete due lingue, avete la lingua italiana e la lingua inglese. Quindi ogni mese dovete fare due scattini. Ogni giorno della settimana dovete fare due scattini. Saturday, sabato. Sunday, domenica. Monday, lunedì. E così via. Ora dobbiamo regolare la data a una data ipotetica di giovedì 9. Andiamo su giovedì, Tuesday. Giovedì, ecco qua, abbiamo regolato il giorno della settimana. Ora regoliamo il giorno del mese. Quindi se abbiamo prima agito in senso orario, ora agiamo in senso antiorario. Giovedì abbiamo detto 9. Ecco qua. Premiamo la corona. Ora abbiamo regolato questo orologio, data e ora. E avendo un datario completo abbiamo dovuto agire nella corona alla prima posizione in entrambe le direzioni per regolare sia il giorno della settimana che il giorno del mese. Ecco qua. Quindi, riepilogando, movimento delle lancette quando regolate la data, sempre in senso orario e varcate sempre la mezzanotte o il mezzogiorno per capire se l'ora che state regolando sia mattutina o pomeridiana.
Quindi potete regolare l'ora esattamente in modo che al varcare della mezzanotte l'orologio effettui il cambio data. Seconda precauzione, non fate mai una regolazione rapida della data nell'orario serale notturno, cioè dalle 20 alle 4 di mattina, perché in questo orario gli ingranaggi del cambio data rapido e del cambio data comunque al varcare della mezzanotte entrano in funzione, quindi rischiereste di danneggiare il meccanismo. Un'ultima nota riguarda la manipolazione degli orologi, cioè come si tengono in mano. Vedete? L'orologio non va mai fatto entrare in contatto il fondello con il bracciale, non lo fate mai questo. Io vedo spesso persone che fanno così, appoggiano gli orologi così. Mai, mai, assolutamente. Perché se voi appoggiate un orologio così sul tavolo, mandate in contatto il bracciale con il fondello. Mai. L'orologio va sempre appoggiato, se avete un bracciale chiuso come in questo caso, in questa maniera. Vedete? Così che il fondello non entra mai in contatto con il bracciale e con la corona nella parte superiore. Mai, come ho visto fare tante volte, così. Questo assolutamente. Non si maneggia mai un orologio così. La corona non deve mai toccare la superficie. Quindi, bracciale chiuso, gli orologi si appoggiano in questa maniera, in modo che il fondello non entri mai in contatto col bracciale e non possa mai rigarsi. Un fondello rigato è un fondello danneggiato, secondo il mio punto di vista. Io vedo delle volte degli orologi con dei fondelli che sono stati manipolati per aprirli con degli attrezzi non adatti. Il fondello nasconde il cuore dell'orologio. Il fondello deve essere assolutamente privo di ogni rigatura, assolutamente. Molto spesso ci sono incisioni, ci sono lavorazioni, una delle parti più belle dell'orologio, anche se nascoste. Quindi fate molta attenzione. Nel caso di cinturini o bracciali aperti, come in questo caso, quando voi appoggiate, qui non c'è problema, vedete? Perché questo è un cinturino di tipo NATO che protegge il fondello. Quindi questo lo potete appoggiare tranquillamente perché il cinturino protegge il fondello. Ma nel caso non fosse così, voi potete sì appoggiarlo così, ok? Però non muovetelo mentre è appoggiato, ok? Oppure mettete sotto, vi faccio vedere, basta una pezzuola di quelle per pulire gli occhiali, per avere più certezza, lo appoggiate così. Ecco, così si manipolano gli orologi. Okay, quindi quando lo prendete, anche quando lo tenete, non tenetelo mai, attenzione, no, mai a contatto, assolutamente. E quando aprite il fondello, non usate strumenti non adatti. Ci sono, avete visto, degli strumenti molto semplici, come questo. Questo è uno strumento che lo trovate in vendita a pochi euro, per agire e aprire il fondello. Quindi, il fondello vi fa capire chi ha avuto l'orologio, se è un orologio usato. Guardando il fondello capite come è stato maneggiato quell'orologio. Se è una persona che ha cura degli orologi, non lo fa mai entrare in contatto con nulla. Ovviamente il primo possibile fonte di rigatura è il bracciale, quindi il bracciale non deve mai entrare in contatto. Quindi questa è la posizione in cui deve stare un orologio braccialato con bracciale chiuso. Corona di carica in alto, quindi così va tenuto un orologio. Okay? Mai poggiarlo in questa posizione con il
bracciale che va a contatto col fondello, mai. E ovviamente mai in questa posizione con la corona che va a contatto. Anche in questo caso la corona è a ore 4, quindi questo rischio non c'è, potreste anche appoggiarlo così. Ma prendete come abitudine di poggiare sempre un orologio dalla parte opposta della corona. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la notifica tramite la campanellina, così saprete sempre quando uscirà un mio nuovo video. E vi saluto, un saluto da Chris.